Il 15 novembre è una data che gli automobilisti si segnano sul calendario, perché è il giorno in cui su molte strade scattano gli obblighi di viaggiare con pneumatici invernali o con catene da neve a bordo. E ogni anno è la stessa storia. Quante persone hanno davvero le idee chiare sull'argomento? Preferisco avere due cambi, sia estive che invernali, sempre. Tendo, se posso, a preferire quattro stagioni, le preferisco, così non devo né fare il cambio e l'auto ha una buona tenuta tutto l'anno. Preferirei gli invernali, ma per una questione di contenimento di costi uso le 4 stagioni. Preferisco sempre le due cose radicali, o l'invernale o la gomma estiva, chiamiamola estiva. Insomma, quando si parla di gomme, molti automobilisti non sanno quale sia la cosa migliore da fare per guidare d'inverno. Ed è anche vero che le normative non aiutano a fare chiarezza. Iniziamo proprio da qui, dalle cosiddette ordinanze invernali, che regolano la circolazione a partire dal 15 novembre o anche prima, a seconda delle regioni e dei comuni. Sul nostro sito trovate gli articoli con tutti i dettagli, anche per quanto riguarda le strade e le autostrade dove valgono questi provvedimenti e con gli ultimi aggiornamenti per l'attualità legata al coronavirus. Secondo il codice della strada sono 2 i casi in cui si può viaggiare a norma di legge su strade e autostrade dove sono in vigore le ordinanze invernali. Nel primo caso l'auto deve montare pneumatici invernali, cioè quelli che hanno la scritta M+S sul fianco. In alternativa si può circolare anche con le gomme estive, ma solo se si hanno delle catene da neve nel bagagliaio. Va detto però che anche se è consentito dalla legge, viaggiare su strade scivolose con le gomme estive, con le catene da neve a bordo non è il massimo in termini di sicurezza, perché le catene consentono di muoversi quando c'è tanta neve, ma quando in autunno o in inverno l'asfalto è freddo e spesso bagnato, allora sono le gomme invernali o le 4 stagioni a fare la differenza. Tornando alle gomme, è bene essere chiari su un punto. Purtroppo la cosiddetta marcatura M+S richiesta dalla legge non è in realtà sufficiente ad identificare pneumatici che abbiano una buona aderenza quando fa freddo. Quello che non deve mancare, in aggiunta a queste lettere M+S, è il simbolo di un fiocco di neve circondato dal disegno di una montagna, che si trova sia sulle gomme invernali specializzate, chiamate anche winter, sia su alcune gomme 4 stagioni, chiamate anche all season. Ma quindi come distinguere le gomme 4 stagioni dalle gomme cosiddette winter, visto che hanno lo stesso marchio sul fianco e che per la legge si equivalgono? Per informarsi un buon metodo è quello di sfruttare un motore di ricerca online con cui capire quali tipologie di gomme sono compatibili con la vostra auto, inserendo marca e modello e aggiungendo anche le dimensioni delle ruote. A quel punto potete selezionare la famiglia di pneumatici a cui siete interessati e capire in che cosa una tipologia di gomma si differenzia da un'altra. In questo modo vi sarete già fatti un'idea per quando andrete dal gommista a chiedere ulteriori informazioni, oppure per effettuare il cambio gomme stagionale. Cominciamo dagli pneumatici invernali specializzati, classificati anche come winter. Si tratta di gomme progettate per dare il meglio non solo sulla neve, ma sui fondi a bassa aderenza in generale, specie quando la temperatura esterna scende sotto i 7 gradi centigradi. Per prima cosa parliamo del battistrada, che è un elemento distintivo di questo tipo di gomme che salta subito all'occhio. L'elevato numero di lamelle ha l'obiettivo di trattenere la neve per aumentare l'attrito fra pneumatico e terreno quando c'è così poca aderenza. I tasselli molto pronunciati e i canali profondi ottimizzano la trazione anche su fondi viscidi più in generale e garantiscono un'elevata evacuazione dell'acqua sul bagnato. La geometria del battistrada poi è disegnata tenendo conto della deformazione dell'orma di contatto per le prestazioni in frenata e nei cambi di direzione. Senza dimenticare anche quello che non si vede, in particolare la mescola e la struttura della carcassa, che vanno ad influire sulla tenuta laterale alle basse temperature e sulla precisione di guida. Come abbiamo ricordato prima, oltre agli pneumatici invernali specializzati, anche le gomme 4 stagioni sono progettate per migliorare la guida quando fa freddo e sono anche loro a norma di legge per poter circolare rispettando le ordinanze. In che cosa si caratterizzano quindi gli pneumatici all season? In termini di guidabilità dell'auto in condizioni invernali, le gomme 4 stagioni sono pensate per avere un buon livello di trazione sulla neve partendo da fermi e buoni spazi di arresto in frenata sempre su superfici innevate, dove devono garantire anche un'adeguata direzionalità in curva. Le prestazioni in termini assoluti sono inferiori rispetto a pneumatici invernali specializzati, ma comunque le 4 stagioni garantiscono una sicurezza decisamente superiore a delle gomme estive che in condizioni così estreme non avrebbero scampo. Stesso discorso per quel che riguarda gli asfalti freddi e bagnati. Con temperature inferiori ai 7 gradi centigradi, un'auto con le gomme all season ha più aderenza con la strada rispetto ad una che calza pneumatici estivi.
e al tempo stesso può continuare a essere usata anche in primavera ed estate, a differenza delle gomme invernali pure, perché ha delle caratteristiche costruttive in comune anche con le gomme estive. Pertanto le gomme 4 stagioni non eguagliano gli pneumatici specializzati nelle condizioni di freddo o caldo estremo, ma d'altro canto possono essere utilizzate anche quando le gomme specializzate sarebbero invece fuori dal loro campo di utilizzo. Ricapitolando, al giorno d'oggi i costruttori di gomme hanno specializzato la propria offerta a seconda delle stagioni, rendendo disponibili allo stesso tempo pneumatici che in molte situazioni possono soddisfare la maggior parte degli automobilisti. Ed ecco perché è importante capire bene quali sono le proprie esigenze per poter scegliere la gomma più adatta. Si può partire pensando alla regione geografica in cui si vive. L'Italia infatti presenta zone climatiche molto diverse fra loro, soprattutto d'inverno, quando arriva il momento di fare il cambio gomme stagionale. Chi abita al sud, nelle zone in cui le temperature non scendono sotto i 7 gradi nemmeno nei mesi più freddi, può usare le gomme estive tutto l'anno. Se invece si vive sempre al sud, ma in una zona dell'entroterra dove nella brutta stagione le temperature sono più fredde, la scelta più sensata è quella di montare un treno di pneumatici 4 stagioni. Le gomme 4 stagioni sono da prendere in considerazione anche da chi vive nelle grandi città del centro-sud d'Italia e ha necessità di spostarsi in zone di collina o di montagna perché magari ama trascorrere i weekend fuori porta. Stesso discorso per chi nella brutta stagione si sposta spesso in città di mare raggiungibili solo con strade e autostrade che attraversano passi e catene montuose. Chi fa molti chilometri all'anno in scenari di utilizzo come questi, soprattutto con auto tipo SUV o familiari che sono più grandi e pesanti di una normale utilitaria o berlina, può invece pensare di passare alle gomme invernali specializzate. Si tratta di un bivio nella scelta che riguarda anche la maggior parte delle persone che vive invece nelle città del nord Italia, dove le strade soggette a ordinanze invernali sono più diffuse. Nella brutta stagione, d'altronde, in queste regioni le temperature sono molto spesso al di sotto dei 7 gradi. Quindi al nord chi percorre 10-15 mila km all'anno, soprattutto in zone urbane, può pensare di montare delle gomme 4 stagioni tutto l'anno, soprattutto se parliamo, come detto in precedenza, di auto come utilitarie o berline. Se invece il chilometraggio annuo supera i 20-25 mila km e si guida più spesso fuori città con la prima auto di famiglia, avendo un treno di gomme estive e uno di gomme invernali specializzate si ottimizza l'utilizzo e si spalma l'usura del battistrada in un lasso di tempo più lungo. In più, in queste regioni le gomme invernali pure sono da consigliare anche a chi guida auto con prestazioni superiori alla media e vuole avere la massima aderenza compatibile con le condizioni del terreno anche su strade viscide. Insomma, a differenza di non molti anni fa, la tecnologia oggi offre gomme adatte a condizioni climatiche molto diverse fra loro e con soluzioni pensate per le esigenze di mobilità più diffuse, arrivando però anche quelle più specifiche degli automobilisti più esigenti.